Ciao a tutti, sono le 2 e 5 minuti e inizio ora la cotta di questa Golden Ale, una birra che ho già fatto ma che vorrei un po' migliorare. Abbiamo tutto pronto, la pentola di mesh, il malto e questo gioiellino che è il mulino autocostruito. E quindi niente. Ora procederemo con la macinatura di 60% malto Pils e 40% malto Pale. È una birra inglese, ma mi piaceva molto il mieloso del malto Pils, quindi andremo col Pils. E speriamo di chiudere questa cotta in 4 ore. Bene, macinato il malto, procediamo con la correzione dell'acqua che si sta già scaldando per il mash e per lo sparge qui dietro. Per la correzione dell'acqua aggiungerò solfato di calcio e gypsum per arrivare a un profilo con un rapporto solfati-cloruri di 1.2 con 110 di solfati più o meno, partendo da un profilo di acqua industriale, e procediamo col bilancino. 71 gradi, temperatura precisa per il machine. Arriverà poi insieme ai grani di malto a 67, la terremo lì per un'ora. Sono le 2:40, perfetta tabella di marcia, vai col machine. Acqua di sparge aggiustata allo stesso pH dell'acqua di mesh, siamo sui 5,6-5,7 per l'acqua di mesh con dentro i grani e sui 5,8 con 4 ml, 0,4 ml di acido lattico per l'acqua di sparge. Un'ora di mesh, andiamo avanti col test dello iodio, amato da tutti i birrai del mondo, per vedere se l'amido ha convertito. Dopo un'ora di mesh, se non avesse convertito ci sarebbe qualche problema. 15 minuti, 78 gradi, anzi 77, l'acqua di sparge è un po' più caldina, dovrò fare qualcosa per migliorare il controllo di quella temperatura. Siamo pronti per lo sparge con un metodo un po' particolare. Avremo questo fermentatore
con un mini filtro bazooka all'interno, e travaseremo tutto il contenuto di questa pentola all'interno di questo, che sarà il tino di sparge. Purtroppo non ho altre pentole, quindi dovrò tornare in bollitura sulla pentola elettrica che sto usando anche per il mesh. Sparge appena finito, intanto parte la pentola per la bollitura. Siamo arrivati con 13 litri e un OG di 1,035 che era esattamente la quantità prevista, quindi l'efficienza l'abbiamo centrata e la quantità anche. Perderemo un paio di litri in bollitura e pentola di sparge semivuota. Ci siamo fermati prima con l'inserimento di acqua per lo sparge, e di qua abbiamo la pentola di grani che era usata per lo sparge. Procediamo con la bollitura, a dopo. Mezz'ora di bollitura, primo luppolo Columbus, secondo Isken Goldings, lo stiamo per mettere. Col primo luppolo col Columbus abbiamo messo 13 Ibu dentro la pentola, col secondo andremo a mettere 6 e poi altre 2 gittate in aroma da 2 Ibu ciascuna. Mantengo la luppolatura da 30 minuti semplicemente per una questione di romanticismo. Molti la tolgono, molti dicono è inutile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E anche questa è fatta. Andremo fra 15 minuti a mettere la serpentina e poi gli ultimi 2 luppoli. La birra sta raffreddando, ce l'abbiamo fatta anche questa volta e forse in 4 ore e mezza, e quindi nuovo record. Un'ottima cotta, un'ottima birra, spero, vediamo poi come sarà venuta. Fra un po' travaserò nel fermentatore e poi si finisce di pulire. Per questa volta nuovo fermentatore senza rubinetti perché non ce n'è bisogno, farò travasi dall'alto. La temperatura la controllerò con questo meraviglioso pozzetto in cui mettere la sonda, e questa è una sorta di new entry, molti l'hanno sconsigliata, ma metterò i luppoli che poi tramite calamite farò cadere in dry hopping e non credo che
sia una buona cosa, ma vedremo. Rovinerò la cotta all'ultimo momento. Ed è finita la cotta, il fermentatore è nella camera di fermentazione, 18 gradi con l'S04 per una settimana, poi partiamo col dry hopping. Forse proverò a mettere il dry hopping prima della fine della tumultuosa, e la cosa che più mi infastidisce quando faccio le cotte è questo. Dovrebbero trovare un modo per nascondere questo fondo di luppoli e altri residui dalle pentole, perché mi dà veramente fastidio lasciare almeno 1 litro di birra dentro alla pentola, anche se è 1 litro in più ed è già calcolato, ma veramente quanto dà fastidio. Comunque, passato il fastidio per quel litro di potenziale birra che sarebbe stato bellissimo bere, faccio un mini riassunto della cotta: Golden Ale, luppoli Columbus, Iskent Golding, e luppolatura in dry hopping di Citra, 13 grammi, quindi andremo sui 2 grammi litro, forse anche tanto. Malti Pils 60%, Pale 40%. La cotta è andata bene, anche se mi sono ritrovato con meno litri nel fermentatore, quindi ho centrato l'OG ma con un'efficienza un po' più bassa, quindi penso che ricalcolerò l'evaporazione oraria della bollitura. Per il resto tutto ok, sono soddisfatto. Dimenticavo, bisogna pulire tutto. E se anche tu odi pulire, iscriviti al canale per sostenermi e per aiutarmi moralmente a pulire questo coso.